Ciao Monica, siamo qui con Samantha. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mi presenta tre carte da gioco molto molto belle, molto curate da un punto di vista grafico. Quella che più mi colpisce è l'asso di quadri, che anziché essere rosso è nero. Mhm. Poi mi fa vedere un asso di bastoni, un re di cuori e me le gira un po'. Mi dice che tipo il re di cuori lo vuole scartare. Tiene l'asso di quadri nero e l'asso di bastoni. Sì. Qual è quello più bello graficamente? Quello di bastoni, perché mi fa vedere da un lato proprio la forza, no, di questo bastone, però è tutto quanto percorso è avvolto da dei fiori, come un'edera anche. Quindi è un simbolo maschile ma interpretato in maniera femminile. Mm. Mm. Ti dà l'autorizzazione con le tre carte, scartando il re. No. Sì, il re l'ha scartato, E come ti dà l'autorizzazione? però me l'ha scartato tenendolo comunque sul tavolo, eh. Coperto. Sì, ce l'ha coperto, però mi dice che è ancora qua. L'autorizzazione la scrive dietro alla carta. Sembra quasi un prestigiatore, no? Mi scrive sì dietro una carta. Quale? È la carta che per lei è da correggere, cioè l'asso di quadri Nero. nero. Sì, scrive. Mm, esatto. Oh yes, oui. E qua mi scrive sì. E Perfetto. ok. Sì, ok. Mm, Ma è sicura, Samantha? parecchio. Molto decisa e determinata, così come l'abbiamo vista noi. Vibrazione di Samantha. 20 miliardi. Consapevolezza. 140. PS. 46. Vite. 2021. Capacità medianiche, percentuale di cervello. 8,7. Suscettibilità ipnotica. 100 sei tu, 40 è sufficiente per fare un viaggio da soli. 45. Va bene. Nome del progetto. So tutto intorno alle carte. Asso di picche. Della PS. Alba. Della PE. Lupo. Cinema. Due figli. L'ex, le sorelle e i genitori. Sì. La cosa che mi colpisce è che il figlio maschio è come se andasse oltre la prima fila. Praticamente rimane quasi in piedi, attaccata allo schermo del cinema. Il figlio maschio. Sì, Capacità medianica del figlio maschio. a me viene 9. Della femmina. 7 e mezzo. Ok. L'ex dove si mette?
non so, mi viene anche un po' sotto forma quasi di mamma, come se lui fosse la mamma, no? Dei figli. eh? E quindi come se volesse un attimino occuparsi della famiglia, lì in seconda fila, fare un po' la chioccia, così. Chiamiamo anche le due partner di Samantha, la vecchia e la nuova. Non so, una viene fumando tipo uno spinello. Lei sta fumando adesso, Samantha, tu non lo potevi Ah. sapere. La vecchia o la nuova fuma lo spinello? Che non vuol dire che lo faccia nella realtà, eh? Lo fa in questa immagine simbolica. La nuova. Mhm. Come dire mi stordisco? Sto un po' nello sballo, nell'indecisione, nell'ambiguità. Se no è troppo forte come cosa, però voglio Sì, venire. sì, E la vecchia? un po' ansiosa, un po' in paranoia, agitata. Viene, però, certo. Vabbè. Quindi l'ex, le partner, le sorelle? Sì, ci sono. Credo che abbiano anche dei figli, perché vedo che ci sono anche Mhm, delle creaturine più piccole. mhm, mhm. I genitori sì, entrambi. Ehm, il padre lo vedo un po', non so come dirti, un po' come se fosse surgelato, no? Come se si aspettasse una doccia fredda, è un po' rigido. Va bene. Entità eteriche, se ci sono. C'è un drago, Moloch, due uomini del tempo e un insettoide farfalla tipo. Ehm, il più importante? No, c'è anche un felinoide. Allora, Moloch vorrebbe tenere, diciamo così, le redini della situazione, però insomma lui appartiene al secondo universo. Quindi il più importante è il felinoide. Non Moloch. Ehm, allora, Moloch appunto vorrebbe essere il più importante, mm? Ma non lo è. Non lo è. Entità mentali. Me ne vengono tre. Una si chiama Scusa mamma, di livello direi 5. L'altra è Controvoglia, direi 4. E l'altra è Medicina generale, secondo me sempre intorno al 5. Scusa mamma, sua mamma. Sì, una sorta di senso di colpa forte per aver deluso la madre. Ed è una cosa proprio che la martella, che la assilla e che vedo che è anche quella che le fa un po' prendere peso. Per il matrimonio, diciamo, fallito o per un cambiamento di orientamento sessuale? O per altro? Allora, sicuramente entrambe le cose.
per non essere stata così lineare, diciamo, ecco, Mm. tradizionale, insomma, nel percorrere anche una certa coerenza, anche lavorativa in un certo senso, no? Non essersi riuscita a stabilizzare lavorativamente. Mhm. Un insieme di cose, insomma, come se non avesse soddisfatto i canoni della madre che, per quanto le voglia bene, io la vedo un po' di mente rigida, Mhm. non apertissima di mente, ecco. Samantha disegna sempre nell'aria una linea orizzontale, come dire, esattamente così. Di continuo lo fa, non lo dico più, sappiate che lo sta facendo di continuo. Ok, controvoglia. Controvoglia non ho capito perché. Ci sono proprio delle cose nella sua vita che lei fa malvolentieri. Vedo che è come se facesse questo sforzo di deglutire un boccone un po' indigesto. Quindi, allora, in primis, per esempio, questa convivenza con il marito ehm, non è esattamente ciò che lei vorrebbe. Mm. In secondo, la gestione proprio dell'alimentazione. Ecco, è proprio una cosa che lei fa con difficoltà la dieta, è proprio una roba che fa malvolentieri, controvoglia. Mhm. Ehm, e poi ci sono altre cose che fa controvoglia e sono legate però all'altra entità mentale, che è quella di medicina generale. Quindi tutta una serie di problematiche fisiche che l'hanno poi spesso portata dai medici in ospedale, e facendole vivere anche delle disavventure non di poco conto. Come se questi medici a tutti i costi volessero in qualche modo impossessarsi, toglierle quello che è il suo potere, no? Proprio di creatura divina. L'hanno fatto a più riprese con diversi tipi di interventi e omissioni anche. Mhm. E d'altronde, voglio dire, queste sono scelte che ha fatto lei, no? Nella vita comunque. Impianti. Allora, mi ha colpito che prima che lei si collegasse, è arrivato un simbolo particolare, no? Non so se hai presente, no? Dimmi. Quel simbolo che è Ah sì, arrivato, sì, sì, sì. ok? E che io ho proprio visto essere la forma del suo impianto mentale che è sopra la testa, che è come se fosse una sorta di ventilatore che ruota. mm? E in un certo senso le dà anche a tratti dell'instabilità, dei giramenti anche di testa, nonché per esempio gli acufeni. Mm. Mm. Poi mi fa vedere una sorta di scotch che le prende dunque gli occhi e il naso. A volte forse potrebbe anche avere ehm, non il respiro completamente libero. Poi mi fa vedere stomaco, apparato urinario e riproduttivo, dietro anche i lombari e vedo il piede destro. Va bene. Monica, se io ti dico parlare con i morti, tu cosa mi rispondi? È riferito a lei o in generale? Ha riferito a lei. È riferito a lei? Assolutamente sì. Lo fa, lo Sì, sa sì, fare. ma cioè, lo faceva in realtà anche da ragazza. Poi non so se ne ha memoria, ma in verità l'ha sempre fatto. Forse adesso Quando? se n'è accorta di più. Mm. Già mi dice quando, per esempio, ecco, quando lei ci ha spiegato che aveva avuto questo busto, già aveva iniziato, secondo me. Però più o meno lì, a cavallo dei 12-13 anni. Mm. Come? Di notte? Di giorno? No, Consapevole, inconsapevole, in eterico? di giorno, secondo me,
in alcuni momenti, tra virgolette, di rapimento, tra virgolette, in cui lei si sentiva come estraniata rispetto al resto, della vita che scorre. E c'erano appunto questi momenti di tempo non tempo, che permettevano l'incastro fra la dimensione umana e la dimensione, diciamo, dei disincarnati. E c'erano questi, all'inizio brevi incursioni, brevi connessioni. Poi nel tempo lei se n'è resa maggiormente conto e ovviamente ha iniziato anche a renderli un po' più sistematici, diciamo. Causa esoterica del suo aprire a caso un libro in una lingua straniera che lei conosce e di aver letto un verso di una poesia che diceva appunto questo, parlare con i morti. Allora, e lei è ancora sta scoprendo che cosa davvero possa significare questo tipo di dialogo, perché sta cercando di uscire dal puro dialogo sterile, delle classiche frasi rassicuranti, per cercare appunto di comprendere in che modo siamo la stessa cosa, noi vivi e noi morti, e noi anche da morti e i morti. Ovvero? Allora, per noi la vita è questa, ok? Dove noi abbiamo il corpo. Però è come se lei riuscisse a scoprire che esiste una vita che è diversa, che è regolata da leggi diverse, ma è comunque una sorta di vita dei disincarnati. È un'esistenza. Sì. Non hanno più il corpo, ma esistono tanto quanto noi. Sì, esistono, ci sono dei rapporti fra di loro, ci sono delle regole a cui anche loro si attengono, ci sono dei desideri, ci sono delle emozioni. Tuffiamoci in questo mondo, il mondo dei morti, parlare con i morti. I morti sono anime? Sì. Sono anche spirito? Più anima, allora, mentre da noi è abbastanza più equilibrato, mi viene come anima e spirito, lì è come pochissimo spirito, un granello di spirito. Lo spirito è la vita non c'è più. Vita come condizione per essere incarnati. Lì non c'è più la carne e quindi mi aspettavo non ci fosse lo spirito, invece ce n'è una briciolina Sì. attaccato disperatamente all'anima, se no se ne andrebbe. Naturalmente connaturato, direi. Perché è lì? A cosa serve? Mi dice che è anche legato per esempio alla volontà. È come se sì, continuasse, appunto come dicevi, un altro tipo di esistenza. Ovviamente si svolge in maniera molto diversa, con dei tempi dilatati e non con delle azioni come le nostre. Quindi non c'è lo svolgere una vita, sposarsi, fare figli, cose del genere. Però è come se in questa evoluzione che prosegue ci dovesse essere comunque questa piccola appendice che è lo spirito. Perché? Deve esserci. Non so, mi fa vedere tipo come se fosse una delle ruote del carro. È come se fosse un elemento imprescindibile. Cioè noi lo concepiamo più che altro appunto legato alla vita, all'essere, no? All'esistere, alla manifestazione corporea. Però evidentemente c'è un aspetto dello spirito che non è legato alla materia, ma che è legato alla volontà. E a questa, non so come dirti, come se
comunque ci dovesse essere questa combinazione energia maschile ed energia femminile per l'evoluzione anche in quell'esistenza lì. Okay. 4 hai detto il carro, quindi 4 ruote, anima, spirito, mentale, emozionale, manca il Sì, corpo. esatto, è vero. C'è anche un emozionale quindi. Sì. Sì, 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 c'è. Bene. Zia paterna, la disincarnata che, Samantha ha richiesto. Che si presenta con un foglio di carta in cui c'è scritto suicidio o no suicidio. Ce lo dice direttamente lei. La risposta è no. Bene. A me viene no. Come Ma la vedi? scusami, ma solo suicidio sospetto o sospetto invece, come si può dire, come si chiama l'istigazione al suicidio? Mm, non si sa. Non si sa, stiamo parlando di una donna che è morta un anno prima che Samantha nascesse, quindi Mm. troppi anni fa. Perché mi presenta, la prima cosa che mi ha presentato è stata una corda, però alla domanda suicidio no. Omicidio? Incidente? Intenzione iniziale e poi Bravo, viene sì, puntini puntini no. lo voleva Quindi fare, poi ha deciso di no, ma è scivolata e adesso non sappiamo come sia successo. Si è tagliata le vene, i polsi. però non lo so come spiegarti, cioè lei non mi dice che è stata una sua volontà. È perciò che io ti ho detto di istigazione al suicidio. È stata portata da degli eventi. Mm. Figli? Allora, aspetta, vediamo un po' cosa mi dice. Allora, vediamo, eh. Allora, sicuramente mi parla di una depressione forte. Mm? Ecco, infatti la cosa che mi fa sentire è questo grandissimo peso al cuore e dal cuore giù tutto il corpo. Però, per esempio, la testa no. Quindi in qualche... Io non so, Ah, ok, non riesco a vedere. aveva una relazione che non doveva avere. Stiamo parlando Ok, di tanti anni. ok, perché io questa corda volevo capire, la corda effettivamente può essere anche la relazione, no? Il nodo che lega, poi il solito nodo Mm. d'amore, no? Cinta? Mm. Si sospetta. Cioè, come una reazione a uno stato di cose e non sapere come uscire da questa storia. Cioè, l'impossibilità veramente di poter accettare lei di continuare a stare con il marito, l'impossibilità di coltivare l'altra relazione e sentire quindi assolutamente la solitudine e la disperazione. Però tipo che secondo me, cioè il marito era venuto a saperlo. Vabbè, è il compagno, uguale. Sì, sì, sì. Mhm. Mm. Insomma, quello ufficiale era venuto a sapere di questa Vabbè, cosa. cosa ci dice così, d'emblée, la zia, adesso che è arrivata? La prima cosa che ci dice cos'è? Ah, però mi parla di soldi. Mm. La prima cosa è parlare di soldi. Probabilmente se ci fossero stati dei soldi lei avrebbe potuto gestire il tutto diversamente. Come se fosse rimasta questa roba qui, questa specie di fissa dei soldi, che i soldi avrebbero potuto cambiare un pochettino le cose. Mm. Soldi suoi però, provenienti da lei, non provenienti da altri.
Poi mi fa vedere, tipo una sedia a dondolo, Perché? come momento tipo di riflessione. Lei che si dondola e che prende delle decisioni, cerca di prospettarsi la sua vita in maniere differenti. Poi mi fa vedere una chiesa, non so se loro erano legati alla chiesa e Vabbè, quindi questo poteva peggiorare le cose. tic. Ci sono tante ragioni per cui le persone fanno una sessione, quella di Samantha, alcune sono legate a questo altro mondo, quello dei disincarnati. Sì, è come se lei avesse davanti a sé tipo un uomo di chiesa, un funzionario importante, diciamo, della chiesa, che per noi, insomma, può essere un prete, ecco. Mm. Mm. Penso che debba ancora fare delle cose. Ancora, dopo tutti questi anni? È ancora un po' incastrata in una serie di credenze. Io non la vedo così pronta ad una vita tanto più leggera, capito? Vedo però, mm, Dopo tutti questi anni? eh, non è Bene. che siamo tutti uguali. Monica, apri il portale aureo e chiamiamo tutti i disincarnati che ci abbiamo mandato e che hanno deciso di non tornare, finora non è tornato nessuno, a uscire un secondo e circondare la zia di Samantha. Questo sarebbe il primo caso di un disincarnato, già disincarnato da tempo e non mancato da pochi mesi, quello ci sta, che non entra nel portale aureo, voglio vederci chiaro. Lei però non è che non vuole entrare nel portale aureo, è Mhm. che è come se avesse sentito moltissima solitudine. Va E bene, il fatto che tu chiami tutte queste altre anime per lei invece è motivo di sostegno, di conforto. bene. Non si tratta di Lei andare in ha un proprio posto. sentito che tutti si sono voluti dimenticare di lei. Non va in un posto senza ritorno, va, vede com'è, torna indietro e continua a dire se vuole, non è ancora giunto il momento. Però va a vedere com'è, perché questa non è un'occasione che capita tutti i giorni, capiterà solo oggi. Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì che ci vuole andare. Ed è come se avesse colmato questo senso di profonda solitudine e di non accettazione. Bene, quindi ci va? Sì, mi fa anche vedere tipo come se fosse legata a degli animali, amante degli animali, come se in un certo senso ritornasse in lei ehm, gioia, mm, amore. Prima di andare un messaggio a Samantha. Porta avanti questo dialogo con i disincarnati perché è molto utile e ti ringrazio per non avermi dimenticata e per non vergognarti di me. Seguila. Non so perché mi fa vedere una giraffa. Forse lei anche avrebbe desiderato, no? Andare a viaggiare in altri posti. Insomma, non molto diversi da dove lei è nata, ecco. Insomma, non credo che lei abbia esattamente fatto la vita che desiderava, eh. Mm-mm. Anzi, all'opposto quasi mi propone, no? Rispetto a quello che lei ha avuto. Mm. Ed è come se in un certo senso qua, in un colpo, riuscisse a sentirsi piena, ecco, e molto amata
e molto realizzata, ecco. Beh, E se vuole. guardata anche, perché mi fa vedere questi occhioni della giraffa che la guardano. Sono sempre molto dolci, amorevoli gli occhi della giraffa, no? Lei si sente guardata così. Ok, seguila. Se lei vuole. No, aspetta, Samantha, non chiuderla. Lascialo così, lascialo lì, ma non chiuderla. Vai. Ehm, Cosa dicevo? Nel portale Auro lei può trovare anche le vite che voleva fare. Mm. Tipo mi fa vedere questa cosa del safari, che le sarebbe piaciuto fare un safari in Africa, a vedere tutti questi animali diversi, no? Mm? Particolari. Mm. Lo sta facendo? Sì. Mm. Che posto è sto portale? Mm. Ogni desiderio un ordine. Mm. Sembra la lampada di Aladino. Infatti. Mm. Bene. Se vuole arrivare qualcun altro entri, se no chiudiamo. Sì, ci sono anche dei bambini, come dicevo a Samantha, io la vedo legata ai bambini. E quindi hanno colto, diciamo così, questa occasione in cui è presente anche Samantha per entrare. Ha bambini anche morti negli ospedali. Eh. Via tutti, chiudiamo. Un po' di cause esoteriche, Monica. Problemi alla schiena. Secondo me lei ha un impianto fin da quando era bambina, perché come ti dicevo, lei ha sempre avuto un po' questa attitudine particolare, no? Di dialogo con i disincarnati. Il punto è che la dimensione dei disincarnati è anche molto attigua alla dimensione di altre entità. Entità, alcune proprio a carattere, diciamo, artificiale, no? Praticamente senza anima. E altre come se fossero delle entità sdoppiate, cioè che hanno un luogo, cioè hanno una propria materialità, fisicità in terre molto lontane da noi e che allo stesso tempo hanno come una capacità di proiettarsi all'interno di questa dimensione molto attigua, quella dei disincarnati. Quindi, date queste sue facoltà, hanno Mhm. cercato di bloccarla, creandole proprio un forte motivo di depressione, no? Di difficoltà, di blocco Immobilità. fisico. Sì, sì. Noduli alla tiroide. Causa esoterica. Ma questa cosa qui io la vedo proprio nella difficoltà di poter comunicare chi è davvero, in special modo lei lo vorrebbe fare tanto con i genitori dai quali si è sentita molto amata, ma questa roba non è possibile perché hanno un'altra conformazione, no? Culturale, di educazione, insomma, no? Ecco, un altro approccio alla vita hanno. G- E vedo che questo è stato per lei proprio legato, per esempio, alle entità mentali, per esempio, scusa, mamma, e anche il controvoglia. sì. Glaucoma guarito. Allora, lei allora, in effetti poi tra l'altro lei porta anche gli occhiali, no? Perché io ho visto questa specie di, chiamiamolo scotch, che va a coprire sia il naso che gli occhi, per cui di fatto la problematica agli occhi c'è, lei porta gli occhiali e in quel momento c'era stato, diciamo così, un peggioramento, no? Tale da procurargli un glaucoma. Ma io l'ho anche visto in aspetto positivo perché questo le ha permesso in realtà di approfondire una disciplina che per lei è molto affine, è molto benefica.
Qual è quella di cui si occupa? Sì. Acufene o occhio sinistro? Orecchio sinistro? Mi fa vedere come questo suo impianto mentale nel momento in cui la figlia ha preso la triste decisione di scimmaccarsi, abbia iniziato a ruotare più velocemente. È andata proprio a colpire la parte sinistra, considerando appunto che la figlia è femmina, no? Poi lei ne ha un altro di figlio che infatti è maschio. Ehm, ed è proprio un qualcosa che lei è fatta così, ci sono cose che non ce la fa a ingoiare, a mandar giù, e ci sono cose proprio che non riesce a sentire. E quindi è anche legata all'entità mentale controvoglia. Questa è una delle cose proprio che ha fatto controvoglia, che subisce controvoglia, contro la sua volontà, ma d'altronde è la volontà della figlia. Peso. Allora, me lo dà con una doppia valenza, una legata proprio alla madre, ed è come se lei si scusasse con la madre aumentando il peso. Mm? Al di là che si attivano una serie di sensi di colpa, e questi sensi di colpa, per essere sedati, hanno bisogno di cibo, e quindi ovviamente il cibo la fa ingrassare, però poi è anche come se eh, non so come dire, l'acquisire peso le facesse eh, trovare un motivo la madre ha anche un po' sovrappeso. Sì, più o meno. Perché è come se lo vedi che non sono così diversa da te. Mi puoi perdonare, in fin dei conti siamo uguali. mm? Però l'altro aspetto invece è come se lei avesse bisogno del peso per non staccarsi troppo da questa dimensione, mh? Perché lei su certe questioni tende molto a spostarsi su altre dimensioni, non riuscendo ancora correttamente a bilanciare, a bilanciare il fatto che noi che siamo ancora in vita, Mhm, ok? Siamo in questa specifica dimensione. mhm. E lei non solo si rapporta con i disincarnati in altre dimensioni, ma anche facendo determinate pratiche, no, di tipo psicologico astrale, chiamiamolo così, Mhm. tende molto ad essere proiettata sulle parti più alte. Mhm. mm? E quindi ha bisogno in un certo senso del peso per bilanciare queste Per due non volare via, spinte. come un Eh, palloncino all'elio. mm. Ok, su questo bisogna lavorare. Eh sì, è importante. Va bene, nel cinema sono venute le due partner. Sì, mi avevi detto, no? Sì, è come se la partner vecchia avesse proprio un po' gli occhi inondati di lacrime e si continua a girare, a guardare, La nuova. sì, Che nuova non è, poi. ma appunto. Va bene. Se alzi la mano se una delle due è una fiamma. E, guarda, la vecchia le pensano le braccia giù e la nuova sta con le braccia conserte. Beh, alzi le mani se una è una anima gemella. Adesso, non prima. La nuova, sì, È una gemella. E la vecchia? sì. Anche. Mi dice zoppa, Anima gemella zoppa. sì, La vecchia è che livello? 1-5? 5 massimo? io vedo 3, 3-2. E la nuova? 4. Ma la nuova è effettivamente, indipendentemente da quello che dice, attratta dallo stesso sesso? Mm, eh,
Allora, le sue esperienze sono state di tipo eterosessuale, però non la vedo attratta da Samantha, nel caso. Mm. Nel caso Mm, facesse la... sì, quindi però quest'anima gemella 4 come se dove... lo facesse, lo potrebbe fare, ma per curiosità, non come scelta stabile, capisci? Mm. Quindi potenzialmente è una 4 come anima gemella, ma non nella pratica. Diciamo che però le anime gemelle sono anche nell'amicizia, no? Sì, In sì, altri tipi di sì, 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 rapporti, sì, sì, sì. ecco. Quindi non, cioè, nel senso, lei potrebbe anche provarla, secondo me, l'esperienza fisica, ma non vedo che è la sua dimensione sentimentale quella con una donna. Parzialmente carnale, ma non così da rendere, tanto da No, rendere no. valida una relazione. Bene, beh, sono risposte che cercava Samantha. Torniamo un attimo alla sua vita. Primo parto, rischia la vita, causa esoterica. Questa presenza di Moloch io l'ho vista costante in lei, da quando lei era bambina e quindi quando per esempio, ma forse anche prima, sai, perché mi dice addirittura da quando aveva 5 anni, poi si è consolidata quando lei ha avuto tutti i suoi vari problemi alla schiena. Mhm. E è proprio come se lei avesse anche mantenuto in un certo senso un'energia fanciullesca molto forte, cioè ha un'energia molto pulita, è come se lei avesse un serbatoio molto pulito di energia infantile. E d'altro canto, quando quindi lei ha avuto, diciamo così, la prima figlia, e questo suo personale serbatoio di energia l'ho visto ancora diventare più luminoso. Quindi da parte di Moloch è stato un volersi impadronire di una creatura che ha l'impronta di Samantha Mhm. La e figlia. allo stesso tempo, sì, esatto, e nello stesso tempo voler in qualche modo rompere questo barattolo, chiamiamolo così, perché lo vedo come se fosse un barattolo di vetro, tipo un barattolo di conserva che contiene questa luminosità, per poterla, Dentro a Samantha. Mhm. sì, esatto, per poterlo disperdere, farla andare via, no? A causa appunto dell'eventuale dolore, no? Nel caso in cui avesse perso la figlia. Adesso capisco la presenza di Moloch perché non si capiva questa cosa. Come la chiameresti questa essenza dentro il barattolo? Ma e lei me lo dice Lux Lucis. Bene. Dov'è adesso questa Lux Lucis? Adesso, per esempio, allora Samantha può fare un po' quello che vuole di questa Lux Lucis, no? Adesso è proprio come se la tenesse fra le sue mani, questo barattolo. Perché durante questa sessione può mostrarla senza problema e sa che se lo porta fuori, questa luce diventa ancora più intensa, più calda. Fuori nel mondo. Sì, adesso è come se spesso lei questo barattolo, ovviamente simbolico, con dentro la luce, a volte lo deve proprio nascondere bene all'interno di sé. Mm. Adesso invece non ha nessun tipo di imbarazzo, non ha nessun tipo di timore, e quindi lo tiene così, lo espone fra le mani e sa che questa luce la può irradiare ovunque, Questa Lux Lucis la usa nel lavoro. non sempre. E questo è il motivo, la causa esoterica del non andare bene il lavoro, doverne fare diversi, avere tra virgolette sempre un po' la rincorsa verso i soldi. Sì, la cosa che mi ha colpito è che all'inizio mi aveva mostrato questa asso di quadri, no? L'asso di quadri proprio in genere si riferisce alla realizzazione proprio materiale, no? E infatti lei invece che farmelo vedere rosso me l'ha fatto vedere nero, come se proprio ci fosse un qualcosa che va a coprire, un qualcosa che non va, un velo scuro, no? Su questa realizzazione proprio
di progetti, no? Di lavoro. Me l'ha molto collegata all'entità mentale scusa mamma, quasi cioè il dispiacere di non essere stata come sua mamma voleva, lei se la porta dietro molto anche nel lavoro, come una sorta di autopunizione. E guarda, mi fa vedere lei che è come se si sentisse quasi, tra virgolette, in debito nei confronti dei genitori, perché sa di essere stata molto, molto, moltissimo amata, forse anche più amata delle sorelle, secondo me. E questo fa sì che lei provi anche un senso di riconoscenza, ma anche di colpa verso i genitori. Perché dice: Ma come voi mi avete amata così tanto, io non riesco ad essere quello che voi desiderate tanto. Mm? E quindi è come se si privasse di soddisfazioni reali e concrete. E pertanto la sua luce non la espande completamente in ambito lavorativo. È come se si tenesse sempre qualche passo indietro. Bene, cosa vuole fare Samantha? Il progetto è Asso di picche, perché? Come diciamo così, una serie di cose andate un po' così, un po' storte, un po' fallimentari, picche nel senso proprio di fallimentari. Come se allora, mi fa vedere come se ci fossero divisi due piani, no? Da un punto di vista strettamente quasi materiale c'è questo senso qui di fallimento, ok? Quindi un matrimonio fallito, una relazione che ormai è terminata fondamentalmente, una nuova relazione che in realtà non sboccia, dei lavori che sì, le piacciono, però poi non le fanno guadagnare tanto. Quindi da un punto di vista materiale così così, non saprei neanche se dare la sufficienza. Poi c'è tutta un'altra cosa che riguarda quelle che sono le sue capacità medianiche, che quindi riguarda proprio anche questo discorso, no, di separazione tra il suo aspetto materico pesante e quello invece che tenderebbe proprio ad andare in altre dimensioni. Ecco, lì vedo massima espansione. Però lei, per il tipo di vita che ha scelto, avere figli, avere una casa, eccetera, eccetera, ha proprio bisogno di far dialogare queste due parti e adesso è proprio come se fossero un po' divise. Bene, la Samantha che vuole decidere lei quale sia, se quella più che vola alto o quella più che vola basso, adesso va al cluster se vuole. Sì, non so, mi propone degli angioletti. Cioè? Ci sono gli angioletti nel cluster o lei va come angioletti? No, no, Ah, nel cluster. ah, perché? Credo che è come se lei ha fatto una parte di grande trasformazione già dei suoi contratti, però alcuni ancora invece devono essere lavorati. Non parlo tanto di un angelo da un punto di vista religioso, no? Però è come se lei avesse bisogno di separarsi da, non so come dirti, alcune idealizzazioni mh, rinunciare ad alcune idealizzazioni. Quali? Non c'è una donna perfetta, non c'è una strada perfetta. Un ex marito perfetto? Mm.
un figlio perfetto, una figlia perfetta. Quindi cosa c'è? Ma come? Questa non è l'utopia. C'è la bellezza anche dell'imprevisto, c'è la bellezza di tutto ciò che non è catalogabile e lei in gran parte lo sa, però è come se ci fosse una parte di lei che è un po' con questa mentalità da ingegnere, ok? Che le ha un po' trasmesso il padre. Allora, perché è come se lei fosse da una parte tirata dalla famiglia, che è un pochino più inquadrata, un po' più schematica, e sta dentro le regole, e dall'altra è lei che invece uscirebbe dalle regole quasi in tutto e per tutto. Quindi nel momento in cui lei lascia tutte queste idealizzazioni e legami con questi schemi, lei è libera. E sono gli angioletti. E li ha presentati così. Via. Se vuole li toglie, se no andiamo a casa e abbiamo finito. Sì, sì, li vuole togliere come? È proprio sicura? Mm. Questo Sì, sì, comporta sì. dei cambiamenti. Alla fine nulla è importante, né lasciarli né toglierli, perché è solo un gioco. Mm. Quando tu hai detto questo comporta dei cambiamenti, lei ha risposto evviva il Dio, che poi Dio sono io, ho detto. Quindi evviva me. Togliamoli. Mm. Poveri angioletti. Facciamo un portale definitivo a forma di tritacarne. Poveri angioletti, uno ad uno, tristi e piangenti, entrano uno ad uno nel tritacarne. Il distruggi documenti. Con la differenza che non escono a striscioline, ma vanno direttamente nel portale definitivo. Provano a impietosirla. Certo. Visto che in questo caso non sono libri, non sono boccette di vetro, non sono palline, non sono foglie di morte cadute dagli alberi, non sono ma sono angioletti, che è un caso un po' particolare, perché la religione non è collegata e non è collegabile a Samantha, quindi ci sarà una motivazione per cui la No, vedi però così. sono dei bambini anche, no? Gli Ah, giusto. angioletti, Putti. candidi, sì. Bah, teniamone qualcuno, uno almeno. Quei bei bracciotti cicciottelli, no? No, 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 no. Beh, qualcuno ovviamente ci ha provato dicendole aspetta, aspetta, però insomma lei sa distinguere bene, Mm. quindi sa che questo è il suo cluster e va assolutamente messo nel portale definitivo. Monica, Mm. che è successo? È successo che ha buttato questi angioletti dentro il portale definitivo. Mhm. Cosa ha È messo al loro che posto? tipo è come se da una candela avesse generato l'ad eternum. Mm. È una candela che per questa fiamma che ha somiglia molto alla luce che c'è dentro il barattolo, che in questo momento tiene fra le mani. Ed è piccola questa luce che lei lascia lì come ad eternum? È grande, è tonda, è ovunque? Sì, è proprio come se fosse l'espansione del riverbero della fiamma. Quindi è fatta, diciamo così, di vari strati sull'arancio, sul giallo, ed è enorme, è un disco enorme. Monica, scusa, Samantha è una perla? No. Ok. Andiamo all'avatar. Tipo un avatar, quindi classico manichino di legno che culla un bambino. Bello, teniamo che scena delicata e Mm, dolce.
Come sei crudele, Monica, non vorrei mica suggerire a Samantha di toglierla, questa cosa, dalla sua esistenza. Ma lei ha già capito da solo il tranello. E quindi è proprio lei, di sua volontà, che butta tutto nel portale definitivo. Bene. Cosa crea e lascia qui? Allora, questa immagine è particolare perché è come se andasse alla tastiera del computer, batte sui tasti e da qui crea l'ad eternum, come se volesse iniziare a collegare la sua Mhm. attività lavorativa a questo impulso energetico molto forte. Molto molto bene. Lux Lucis dov'è adesso? Nel barattolo? No, è uscita dal barattolo e la vedo avvolgere completamente Samantha. L'avvolge e la penetra. Lux Lucis è una sostanza, diciamo, infinita o finita? Infinita. Quindi andava solo liberata. Sì, Bene. Samantha adesso rileva la presenza ancora del drago, di Moloch, dei due uomini del tempo, dell'insettoide, del felinoide, no, della scusa mamma, entità mentale 5, controvoglia 4, medicina generale 5. no. Gli impianti eterici esistono ancora. No, ho visto che ha fatto un po' fatica ad espellere quello fronte e retro della parte bassa del busto. Ah, l'ha Mm? espulso. Sì, sì, anche quello, sì. Bene, che si diverta allora. Metta questa bella Lux Lucis su tutto il suo lavoro, su tutta la sua vita sentimentale. Mm. Lo fa anche dentro la casa, perché non è così semplice, insomma, no? Questa convivenza, quindi è importante, ecco, che ci sia Lux Lucis lì. Poi potrebbe anche divertirsi portandola un pochino nel secondo universo, anche più di un pochino, regalandola, perché un po' era quello che cercava, no, Moloch? La regali a Moloch, Mm. libera, infinita, non se ne priva lei. Lux Lucis, se si muove, è in grado di moltiplicarsi e da brezza diventare un grande evento. Eh sì, perché poi ci sono delle proteste dall'altra parte, perché è come se dicesse no, così no, Come non così erano no? questi patti. Lo No, sono in diventati questo modo adesso. no. Samantha ricrea i patti, disegna tutto, fa quello che le pare, sgretola la Matrix. Buttiamolo giù questo secondo universo. Vento caldo e giallo, in tutto il secondo universo. Lux, Lucis, vai Lucio. Che lo suggerisce a Samantha, io faccio niente. Il deserto del Sahara, a seguito di questa azione, si è tutto trasformato in granelli di sabbia, l'intero secondo universo. Va bene. Metta pure questa luce dove vuole. Può insegnare a figlio a crearla. Vede che il figlio lavorava un po' in parallelo con la madre in maniera molto discreta, però di fatto di pari passo. Per se stesso o per la madre? Per se stesso, come se volesse dire che boh, ne ha bisogno per gli occhi, forse per non ereditare lo stesso tipo di problematica, che poi vabbè, l'ereditarietà non esiste, come Mhm. lei giustamente citava, no? Eh, ehm, però Lavora in tal senso. vedo che sì, 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 dà una particolare cura ai propri occhi, questo All'ex ragazzo. marito?
La gira questa Lux Lucis, la offre. Allora, non è che sia tanto preparato il marito. Eh, mm, è un po' preso alla sprovvista, ecco, non sa bene come gestire. A tutti quelli che erano nel cinema, chi la raccoglie la offra, chi la raccoglie maggiormente. Um, allora, la figlia come se avesse proprio un bisogno, ecco, di questa luce rigenerante per sé. Mm. Mm, Causa Cini? sì. Mm. Mm. Perché è come se lei avesse un ottimo spunto che la madre invece poi ha scelto anche di farsi condizionare da persone esterne, eventi irrilevanti in futuro, ma che in quel momento per lei sono stati importanti. Molto bene. Messaggio di Samantha a qualcuno del cinema. Sì, C'è Betto anche mette anche tu. un'edicola di mezzo, non so perché, se per lei è importante c'è un'edicola, come se fosse arrivata questa luce in questa edicola. Che per, Edicola votiva eh, o edicola dei di giornali. giornali, dei Ah, giornali. Mm. mm. Messaggio che vuole lasciare a chiunque. Ah, ok, ok, ok. Ha una proposta di lavoro in tal senso. In edicola, ah, va bene, dai, allora direi che mi sembra Scrivere sul buona. giornale, si può dire, no? Possiamo dirlo. Mm. Eh, sì, tra l'altro, cioè, lei ha proprio talento nella scrittura, quindi mi sono persa. Cosa mi hai detto? Vuole lasciare un messaggio a qualcuno nel cinema? O è superfluo? Al marito. Al Mm. marito dice solo ehm, ehm, è stato un bene, tant'è. A se stessa. Sto iniziando a conoscere la parte più autentica di me e la amo ogni giorno di più. Non me ne vergogno, la porto nel mondo. Bene, mandi Lux Lucis dove vuole, nel territorio finto in cui siamo portati e invitati a giocare, se vuole, in tutto il suo paese. Vento caldo giallo. E nel suo nuovo paese, l'Italia. Sì, infatti. Sì. Vedo che l'ha mandato anche nella mia città, che è Torino. Mhm. Come se l'avesse mandato proprio nelle città, insomma, più grosse, no? Chiave in cui stanno succedendo delle cose importanti, come supporto e accelerazione dell'evoluzione. Ottimo. Mm. Nuova frequenza, 812. nuova consapevolezza, 216. PS, 58. vite, 1670. cervello, 9.8. suscettibilità ipnotica, 68. valori da urlo, nuovo progetto, nome e abbiamo finito. Mela verde.